Va bene, l'importante. Questa è la fase più importante. Ora sarà. Non ancora, devo fare la pezzetto di carta forno. È venuto molto molto bene. Perché tipo quella roba che a me lo faceva, ma era un mix di caramelle. Ah, vedi, devo scrivere. Vabbè, guarda. Sì, preso. C'è Simo? Questo è. Devi sapere che io bevo solo questo tipo di caffè. Ma tagliamo il panettone? Va, Dieguito? È possibile, perché sennò secondo me la prossima avventura sarà dai vicini perché io weekend voglio con la patata. Questi sono i lieviti del pane. Questo poi è la madre che uso per la pasticceria. Questo è quello che userà per i cornetti. E questo è la base della madre del lievito del pane. E sono tutti quanti sperimentali. Cioè faccio un lavoro di ricerca su tutti quanti. E questo è solo per i lieviti. Sta fisso a una temperatura di 15 gradi, anche se lui segna 13 ma sta sempre a 15. Quindi i lieviti non prendono mai freddo, sono sempre a una temperatura tra il freddo e il caldo. Ok? Questo del panettone che abbiamo fatto ieri, che ora sta lievitando. Noi dobbiamo aspettare che arrivi un po' più in alto, più o meno a questa altezza qui, per poi rilavorarlo. Quindi a occhio. Puoi aggiungere l'aiola perché continuo a chiamarla senza dire Sì, anch'io l'ho aggiunta perché... Vedi, i canditi stanno qua a snocciolare perché perdono questo liquido che è il loro sciroppo. E stiamo finendo di tirarli su perché questo sciroppo che rimane qua sotto lo mettiamo via e li mettiamo in questa vasca e li lavoriamo col burro in modo tale che si formi questa patina di burro attorno ai canditi e poi quando lo mastichi, no, ti dà questa piacevolezza, questa grassezza e rotondità. Quindi ora mette il burro. Hai il lievito? E arrivo. Usa il mio metodo la prossima volta. Non mi tira la mangia, la usi. Togliere. I suoi genitori per fare la terapia. Cioè, quando uno ti dice così, io ho detto, va bene, non va, cambia con lei. Sì, tanto devo vedere 9:30.
Va bene, l'importante è che ve lo ricordate. Pratica sta roba, non sapevo che funzionasse così. Allora, quando si stacca tutto, vedi? Non ha lasciato... Vuol dire che l'impasto è tutto legato bene, fermentato nel punto giusto, non troppo, cioè non è andato oltre, perché se va oltre la maglia si slega tutta. Ghiaccio e acqua mixiamo perché a seconda della temperatura dell'impasto durante l'impasto scegliamo se mettere ghiaccio per raffreddare o acqua. La temperatura qui è settata a 23,7, quindi sono più o meno 28 gradi. Bisogna aspettare finché non diventa completamente omogeneo. Diamo una mano. Questa è la fase più importante. Se fai bene questa, il resto è in discesa. Molto importante che si formi bene la maglia, perché diventa una rete dove tu poi vai incastrando le altre cose. Ma se la rete non è forte, tu incastri altre cose, ma si slega sempre. Temperatura? Ghiaccio? Ora cominciamo a idratarlo, la partiamo con un po' di ghiaccio per abbassare un po' la temperatura. Ah, vai torno, parti giusto. Iniziamo solo con un po' di corlo per ammorbidirlo. Quanto tempo sto girando? Mandare del pane vecchio che va tagliato per fare il mangrattato. Oggi? Sì, devono già mandare ieri ma non hanno mandato. Altre 2 volte, no? Andiamo? Sì. Temperatura? E un attimo, aspetta, Mel, giù non ce la fa portare perché non... Con una volta non vale? Sì. Forse anche ancora più ghiaccio.
Miele di sulla. Sulla. È una pianta selvatica. E sono tutte, sei riuscito a farle tutte o no? Ne ho fatte 2 per vedere. Ok, vai con l'ultimo ghiaccio e poi basta. Ultimi 30 secondi e poi andiamo. Liscia, lucida. Io sempre. Va bene, vai con i canditi. Andiamo. Che vale l'ha comprata apposta per te questa penna. La fai a me? Scusami, posso. È caduto un po' male questo. Fatto proprio plof. Bellissimo. Ah, posto. Ah, si guarda questo vuole stare. Perfetto. Ecco, vedi, a me piace quando sono più così. Ma avevo capito ieri come ti piacevano. Bene, così avete svolto tempo per fare altre cose. Sì. Isma, vuoi colazione? Proviamo a tirarli su Prima ti davo. per la palla. Spezzi tu? Tutte. Tutte. A pesare? Arrivo. Ah, boh, sai che io ti dico le cose No, che... no, certo. Anche se so se che le sai. Sta per il gioco, io ovviamente non mangio qua. No. Qualcuno ha mandato le sotto tortaiola? No. Se le mandiamo dopo. Buongiorno, sta per... Beh, grazie. Via. Vada via. Dove mi metto di là? Perché? Non penso che la vediamo rispetarsi. No, neanche voi, scusa. Lo lascio giù. No, bisogna metterle a partire da 4 dal qui giù, così ci arriviamo e poi la carichi. Vale, non sono abbastanza. Per più tranquilla. Scusa Gio. Comunque alla fine Vale, poi ieri non ci hanno detto se è arrivato il mascarpone. Tu l'hai visto nel frigo o no? Il frigo nostro, la pasticceria diciamo non c'è. Dove lo mettono di solito di là? Di solito lo tengono lì. O che l'hanno messo
dalla pizzeria, perché l'ultima volta io l'ho trovato dalla pizzeria. Non lo so, però 2 settimane che Riccardo mi dice di fare gli ordini insieme perché sennò a Carena non gli porto. Ma mezzo chilo o no oggi? Niente mezzo chilo? Una mano? Guarda che bellino tutto questo, mamma mia, che Vado bello. mia nonna si è emozionata. Sì? Sì. Un padrone, esce con una ragazza stasera. Ah, ma ci sono 28 gradi. Come already, sei in una spalla trascinata per temperatura. Senti un bolletto arrosto. Senti un bolletto arrosto. Ora sta raffrescando, la fine l'aria fredda. Secondo impasto. Hai solo il secondo impasto, quindi hai tutto il tavolo per te per un'ora. Questo è una carta forno? Dov'è Solomon? Vai, raschia, fogli d'accesso. Il padellino è preso. Non ancora, devo fare la pezzetto di carta forno. La mente inganna, quindi tu devi ingannarla a tua volta. Questo però è l'unico che posso andare? Primo impasto Giù il padellino. e poi... portalo di qui e poi ho... Ok. Ora controllo l'altezza e adesso devono fare un po' di pelle, vedi che sono appiccicosi ancora, 20 minuti e fa un po' di pelle e lì possiamo entrare.
Voilà! E ora aspettiamo. Sono fermi, bassi, non si muovono. Poi a metà cottura cominciano a fare Guarda quello di là quanto è cresciuto. Sì, ma se non lo facevo cuocere troppo e non lo potevo inforcare, si patasciava. Vedi questo? Questo vuol dire che il panettone è partito basso, poi è salito tanto e non è attaccato al piantino. Molto bene Mel, struttura molto bella. Anche a me. Vedi che è come forma. Sì, infatti, perché di solito abbiamo questa bolla grande qua, che oggi non c'è. Vale, vieni a vedere. Molto bello. Oh, ci siamo, no? Molto meglio. C'è ancora un po'? Sì. Cioè, però non abbiamo quella Neanche bolla così. grande. Esatto. Non ha solo la parte superiore del bollone. Aspetta, stiamo guardando la struttura dentro dello sviluppo del panettone, quindi come sono ben distribuite gli alveoli,
come si è sviluppato bene in maniera uniforme. Questa cosa, questa eleganza è molto importante perché ci dice che il tipo di fermentazione è stato quasi perfetto. È molto difficile arrivare alla fermentazione perfetta, cioè è una cosa costante, lavoro, sistema proprio piccolissime cose. Per arrivare a questo è un grandissimo risultato. E dietro però appunto ci sono tutta una serie di cose che sono molto importanti. Quando una fermentazione arriva a un punto così perfetto, vuol dire che i lieviti sono riusciti a consumare tutti i zuccheri da un lato e dall'altro a proteolizzare la struttura del glutine facendolo allungare e queste due cose, se sono in perfetto equilibrio, danno uno sviluppo perfetto e il panettone poi dura nel tempo, rimane umido anche dopo 4 mesi senza conservanti. Al contrario, se rimangono degli zuccheri non fermentati, poi quegli zuccheri fanno muffire il panettone, quindi spunta della muffa, questo dopo un mese, ma in bocca lo senti, quindi magari la struttura non è perfetta, il morso non è perfetto e oggi è venuto molto bene, quindi osservare è importante per noi e ora lo mangiamo. Qua abbiamo fatto il primo giro, 6 e 10. Fazzoletto e gamba? Per te. Ok, ragazze, colazione?